Purtroppo milioni di persone hanno vissuto esperienze traumatiche, non sono state aiutate nell'immediato e si portano dietro le conseguenze di quell'evento. E allora cosa hanno fatto? Hanno cercato da soli di trovare una soluzione. Purtroppo però molte di queste soluzioni hanno compromesso fortemente la qualità della loro vita emozionale. Vediamo 3 tipi di soluzioni. Alcune di queste persone hanno trovato una soluzione nell'utilizzo di sostanze psicoattive, come l'alcol o le droghe. Cercano costantemente di anestetizzarsi per tenere lontani i loro fantasmi, i loro incubi, i loro ricordi, e grazie a queste sostanze in qualche modo si mantengono in uno stato dissociativo per non sentire quel dolore. Altre persone invece sono vittime di un meccanismo chiamato coazione a ripetere. Vediamo di capire che cos'è. La coazione a ripetere è un meccanismo di cui parla Freud, quindi la psicoanalisi, ed è un meccanismo che ci porta a ricercare costantemente nella nostra vita di ripetere l'esperienza traumatica. Questo con la finalità di ripassare, come se facessimo un viaggio nel tempo all'indietro, dall'evento traumatico per poterne uscire. Tale comportamento è quasi sempre fallimentare e porta comunque le persone a rimettersi in situazioni di pericolo e di rischio. Molte donne che hanno subito violenza sessuale si rimettono costantemente in situazioni a rischio da quel punto di vista. Ricordo un soldato molto traumatizzato da quello che aveva subito e quello che aveva fatto durante la guerra, che si riarruolava costantemente alla ricerca di nuove guerre e nuove battaglie. Questo comportamento non è altro che una ricerca disperata di ritornare all'evento, davvero con l'idea di poterlo superare o di poterlo finalmente controllare, gestirlo in modo diverso, far sì che abbia un finale diverso. Ci sono anche delle forme di coazione a ripetere che potremmo definire più lievi, ma molto evidenti. Ricordo una signora abusata dal padre in tenera età che era costantemente alla ricerca di notizie riguardanti questo tema. Quindi guardava quelle trasmissioni un po' macabre dove si parlava di violenze domestiche, cercava delle riviste che segnalassero questi drammatici episodi. Insomma, la sua mente cercava in qualche modo di tornare lì, per provare a riorganizzare, rimodellare o anche esprimere le emozioni correlate che aveva soffocato quando aveva vissuto il trauma originario. Il terzo esito possibile quando ci si trova a dover affrontare un trauma da soli è quello di ridefinire la propria visione di sé e del mondo. E questo avviene in modo talvolta molto netto, facendo delle generalizzazioni ad esempio. Pensiamo ad esempio a una persona che è stata tradita da un amico e da quel momento in poi decide di non fidarsi più di nessuno. Magari questa cosa avviene quando ha 8 anni, 10 anni e per uscire da quella situazione di dolore prende una decisione: io non mi fiderò più di nessuno. Bene, magari si dimentica il motivo, il momento in cui ha preso quella decisione, ma questa cosa avrà un impatto molto forte sul suo futuro, perché non riuscirà a instaurare delle relazioni amicali soddisfacenti. Quando un rapporto diventa troppo intimo, troppo vicino, lui è il primo, inconsciamente, a interromperlo, romperlo, danneggiarlo. È come se gli fosse rimasta quella paura della vicinanza emotiva, poiché questa potrebbe generare nuovamente in lui la delusione o il dolore. Allo stesso modo un uomo che è stato tradito dalla moglie, un bambino che è stato abbandonato dalla madre, potrebbe prendere rispettivamente la decisione di considerare nel primo caso che le donne sono tutte poco serie e nel secondo caso che non ci si può fidare di nessuno. Capite che vivere con queste convinzioni ci porta a un livello di qualità di vita decisamente basso. Bene, ora andiamo a quello che vi ho promesso all'inizio. Voglio darvi 2 indicazioni, 2 suggerimenti molto importanti che vi possono aiutare da un lato a capire se c'è un evento traumatico che sta condizionando la vostra vita, di cui magari, come dicevo prima, non avete memoria, e poi, per quello che riguarda voi e i vostri figli,
vorrei darvi un'indicazione molto importante affinché si possa essere meno vulnerabili agli eventi e quindi non sviluppare una risposta traumatica. Partiamo dal primo punto. Se siete soliti utilizzare sostanze psicoattive per non pensare, per alienarvi, per estraniarvi, se vi mettete costantemente in situazioni di rischio e pericolo, magari sempre le stesse, se cercate di mantenere un ipercontrollo su tutto quello che vi circonda, se avete convinzioni limitanti su di voi o sulla vita, potreste aver avuto un episodio traumatico non elaborato nel migliore dei modi. Quindi cercate di parlarne con qualcuno esperto che sia in grado di aiutarvi e riuscirete a limitare fortemente le conseguenze degli eventi passati che vi hanno colpito. Il secondo suggerimento che voglio darvi, in particolare se siete dei genitori, evitate di iperproteggere i vostri figli dalle informazioni su quello che succede nel mondo e quello che succede nella vita. Parlate ai vostri figli della morte, della sofferenza, della malattia, della guerra e di tutte le cose drammatiche che fanno parte dell'esperienza umana. Fatelo con un linguaggio adatto a loro, dategli delle spiegazioni, aiutateli a integrare queste informazioni nella loro visione del mondo e della vita e questo gli aiuterà ad essere preparati per qualunque evenienza. Se continuate invece a farli vivere nel mondo della televisione, dei social, di quello che ci piace pensare essere la realtà, in questo caso li state rendendo fortemente vulnerabili ad alcuni eventi della vita che si spera non avvengano mai, ma anche a quelli che naturalmente fanno parte della nostra esistenza, come la morte, la malattia o la perdita. Spero che questo video possa esservi di aiuto. Vi invito come sempre a mettere un like, iscrivervi al canale se non l'avete fatto e condividerlo perché è un video particolarmente importante per tutti quanti. Ciao e a presto!